Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme delle brioche intrecciate incredibilmente soffici e fragranti. Seguite passo passo il video per ottenere un risultato davvero straordinario. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Per preparare le nostre brioche abbiamo bisogno di farina 0 con 12 grammi di proteine, latte a temperatura ambiente, un uovo, zucchero, yogurt alla vaniglia, olio di semi di girasole, aroma di vaniglia o in alternativa bacca di vaniglia o estratto di vaniglia e lievito di birra fresco. Come al solito tutti i pesi li trovate scritti in info box sotto il video. Cominciamo a versare il latte in ciotola. Aggiungiamo il lievito e lavoriamo con una frusta. Ora aggiungiamo lo zucchero e lavoriamo ancora. Mettiamo l'uovo. L'olio, è il momento dello yogurt. La fiala di aroma. E a finire la farina, tutta in una volta. Io sto lavorando a mano, ma se vorrete potrete lavorare in planetaria, inserendo gli ingredienti esattamente allo stesso modo di come ho fatto. Lasciamo la frusta e continuiamo a lavorare con la spatola. Come vedete l'impasto risulta morbido e appiccicoso. È importante non aggiungere farina, quindi attenetevi alle dosi che trovate scritte in info box sotto il video. A questo punto possiamo coprire la nostra ciotola con la pellicola e lasciamo riposare il nostro impasto per 20 minuti. Dopo 20 minuti di riposo spolveriamo il piano di lavoro con della farina e rovesciamo l'impasto sul piano. E adesso lavoriamo l'impasto.
L'impasto, come vedete, è morbido morbido, va lavorato in maniera rapida senza fare troppa pressione. Lo allunghiamo e lo ripieghiamo su se stesso. Eccolo qui, il nostro impasto è pronto. Bastano davvero 2-3 minuti di lavorazione sul piano di lavoro. Adesso lo mettiamo in una ciotola unta con un pochino di olio extravergine di oliva. Ora copriamo la nostra ciotola con la pellicola e lasciamo raddoppiare di volume il nostro impasto. Il nostro impasto ha raddoppiato di volume. Adesso lo rovesciamo sul piano di lavoro leggermente infarinato. È un impasto bellissimo, soffice soffice. Ora lo chiudiamo e lo allunghiamo. E ora ritagliamo dei panetti. Io ritaglio dei panetti che pesano circa 80 grammi ciascuno. E adesso formiamo delle pagnottine in questo modo. E mettiamo la nostra pagnottina pronta su un vassoio leggermente spolverato di farina. E anche l'ultima pagnottina la metto sul vassoio. Queste sono le nostre pagnottine, ora una ad una le stendiamo e formiamo le brioche. Spolvero un pochino di farina, adagio la mia pagnottina e la stendo prima a mano e poi col mattarello. Ora abbiamo bisogno di un pochino di burro e quindi spennelliamo appena appena la superficie del nostro impasto e ritagliamo delle strisce. E sovrapponiamo queste strisce una all'altra. Poi tagliamo a metà. E a questo punto incrociamo. Sigilliamo le due estremità
e ritagliamo la pasta in eccesso. E la prima delle nostre brioche è pronta, quindi la metto direttamente su una teglia da forno dove ho messo già un foglio di carta da forno. E anche la seconda delle nostre brioche è pronta e la mettiamo in teglia. Le nostre brioche sono pronte, ora copriamo la teglia e le lasciamo lievitare per un'ora. Ecco come si presentano le nostre brioche dopo l'ultima lievitazione. Ora, prima di cuocerle, dobbiamo spennellarle con un uovo intero miscelato a un pochino di latte. Durante questa fase bisogna essere molto delicati per non rovinare la lievitazione ottenuta fino a questo momento. E ora cuociamo le nostre brioche in forno ventilato preriscaldato a 175 gradi per 15-20 minuti fino a doratura. Ecco qui le nostre brioche appena sfornate. Sono profumatissime, posso farvi vedere nonostante siano bollenti che leggerezza di brioche abbiamo ottenuto. Guardate, sembrano dei cuscini. Ora le lasciamo raffreddare completamente coprendo la teglia. Le nostre brioche sono fredde, quindi prepariamo un bel vassoio. E le nostre meravigliose brioche sono pronte per andare in tavola. Sono semplici da preparare, ma sono straordinarie, buonissime. Sono di una leggerezza incredibile, sono davvero delle nuvole. Bene, anche per oggi è tutto, io spero che le mie brioche siano state di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.